Alla fine del 2020, su questo canale, venne pubblicato un video Cutolo gli inizi, che ebbe un notevole successo di visualizzazioni e riportò alla luce una storia che sembrava dimenticata da tutti. Quella del primo omicidio di Cutolo, la cui memoria era affidata alla sola descrizione di Giuseppe Marrazzo nel libro Il Camorrista. Una versione, quella del libro, che non ha riscontro nella realtà documentale dell'epoca, che riporta una storia tutt'altro che nobile. Non la difesa del buon nome della sorella, come sempre riportato da Don Raffaè, ma un semplice scherzo finito male, anzi, malissimo. D'altronde, molti sono i casi di criminali che vogliono creare il proprio mito attraverso la rivisitazione della realtà. Perché il criminale muore, il mito deve rimanere. Novembre del 1941 ad Ottaviano nasce Raffaele Cutolo da Michele e Carolina Ambrosio. È fratello di Rosetta e di Pasquale, entrambi futuri criminali. Il padre, detto monaco per la sua religiosità, è uno zappatore mezzadro, più volte sottoposto alle vessazioni del padronato, tanto da ricorrere ai favori del boss locale, Alfredo Maisto, responsabile del mercato nero campano, al pari di Pasquale Simonetti, detto Pascalone e Nola, e Vincenzo Esposito. Ed anche se nessuno lo sa in quel momento, il clan Maisto è affiliato a Cosa Nostra, come riporterà molti anni dopo il pentito di Carlo. È proprio grazie all'influenza di Maisto che il giovane Cutolo prende parte a un omicidio avvenuto al mercato di Aversa. Agnello Scamardella porta con sé il ragazzo e gli affida una pistola che utilizzerà per l'assassinio di un mercante, per motivi legati alla trattativa di bestiame. Raffaele, dopo la licenza elementare, non prosegue gli studi e svolge numerosi lavori come garzone presso artigiani locali. L'infanzia e l'adolescenza di Cutolo si completano in un quadro di degrado sociale e culturale marchiato dall'egemonia dei latifondisti e della camorra rurale. Verso i 18 anni è convinto di avere facoltà taumaturgiche, come guaritore, e sotto sotto questa sua convinzione di essere speciale ne formerà la personalità criminale. In qualsiasi intervista vedrete un uomo convinto di avere una missione predestinata da svolgere. Queste prove di affetto che lei ha quando arriva in tribunale. Sì, ecco, questa è la mia gioia, che la gente mi ama. Si sente amato? Me lo dimostrano. Non è che mi sente soltanto, me lo dimostrano con fatti. Un uomo convinto di essere superiore, per natura. Una sorta di nuovo messia criminale per la campagna. Un messia contro il quale tutti si coalizzano e che deve portare la croce per tutti. Un uomo che dai suoi adepti si farà chiamare Vangelo, che pretenderà quasi di essere venerato. Io spero che non cadrei malato, no? Perché se io vorrei cadere malato, no? Che mi occorresse il sangue, io me lo facessi dare da lui, perché è un sangue nobile e degno di essere amato. E che per creare il suo esercito si porrà come capopopolo di tutti quei criminali dimenticati nelle carceri dalle organizzazioni camorristiche. Ma torniamo alla sua gioventù. Si impegna in piccoli furti mettendosi a capo di una banda paesana specializzata in estorsioni. Con i soldi che gli presta la sorella, compra un'auto per fare il noleggiatore abusivo. 25 febbraio 1963. Numerose sono le pattuglie di carabinieri impegnate lungo le pendici e tra le grotte del Vesuvio per la cattura di Raffaele Cutolo, l'agricoltore 21enne che il giorno prima, a Ottaviano, ha ucciso a colpi di pistola un uomo, accorso per mettere pace in una rissa. Cutolo, guidando una 1100 di proprietà della sorella, percorreva a notevole velocità il corso centrale della cittadina, gremito di folla, via Municipio. Sono le 14:30 del pomeriggio. Visto il gruppo di 4 graziose signorine che passeggiavano, convinto di fare una prodezza, il giovane aveva premuto ancora di più il piede sull'acceleratore, lanciando la vettura contro le ragazze che, atterrite, si erano viste quasi investite. L'urto era evitato dalla frenata dell'auto, che sfiorava solo una delle giovani, una ragazzina di 12 anni. La sorella di questa, Nunzia Arpaia,
vedendola pallida e tremante per lo spavento, si era rivolta all'autore della bravata con un sonante cretino, seguito da una serie di altri improperi. Cutolo era sceso dalla vettura ed aveva aggredito la signorina. Vedendo il giovane percuotere con schiaffi e calci la ragazza, un vigile del fuoco, Giuseppe Saetta, si era avventato contro Cutolo, riuscendo a liberare la vittima e vibrando a Cutolo un paio di malrovesci. Cutolo, come accecato dall'umiliazione, aveva replicato, sferrando alcuni pugni e urlando: «Io sono un tipo da schiaffeggiare le donne e anche gli uomini», ed avrebbe steso a terra l'avversario più debole di lui se altri due passanti, Mario Viscito, cugino del Saetta, e Salvatore Moccia, quest'ultimo cognato del Viscito, non fossero accorsi in aiuto del Saetta, limitandosi a dividere i due contendenti. Visto che le cose si mettevano male, il Cutolo si allontanava di corsa, ritornando alla 1100, ma giunto vicino all'auto si era girato fulmineo, impugnando una beretta 7,65, esplodendo 8 colpi, l'intero caricatore. 5 proiettili avevano raggiunto al torace e all'addome il Viscito. L'atteggiamento spavaldo del giovane biondo e robusto aveva intimorito i testi della drammatica scena. Nessuno aveva avuto il coraggio di affrontarlo. Tenendo sempre in mano l'arma per intimidire la folla, Cutolo era riuscito a fuggire, facendo perdere le sue tracce e inoltrandosi di corsa, a piedi, nella campagna. Con la stessa auto dell'omicida, la vittima era stata trasportata al pronto soccorso del Santa Maria di Loreto, dove, malgrado l'intervento chirurgico e la trasfusione, poco dopo il ricovero moriva. Il giovane ucciso, mentre faceva da paciere, aveva 32 anni e lascia la moglie Annunziata e 3 figli. 26 dicembre 1963. Sentendosi ormai braccato, Cutolo si presenta ai carabinieri dopo una rapida consultazione con i parenti. Afferma di essere stato provocato e di aver risposto, suo malgrado, ad una violenza. In questa occasione Cutolo varcherà per la prima volta la soglia del carcere. 29 dicembre 1965. L'automobilista Raffaele Cutolo, 24 anni, viene condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise, che lo ritiene responsabile di omicidio volontario per aver ucciso a colpi di pistola un operaio accorso in aiuto di una giovinetta quasi investita dall'auto guidata dall'imputato. La condanna viene motivata, nella sentenza, per avere il Cutolo compiuto il crimine per motivi abbietti e futili. Il pubblico ministero, dottor Giovanni Zara, nella sua requisitoria, sollecita dalla Corte un'esemplare condanna per il Cutolo, al quale non riconosce alcuna attenuante. Dopo una breve riunione in Camera di Consiglio, i giudici aderiscono alla richiesta del PM e condannano all'ergastolo l'imputato, che scoppia in lacrime alla lettura della sentenza. I 3 figli della vittima, Viscito, cresceranno separati vista l'impossibilità della madre di far fronte al loro sostentamento, pur con l'ausilio dei parenti. In una recente intervista del Corriere, la figlia più piccola di Viscito, ora 60enne, racconta come dopo l'evasione dal manicomio criminale d'Aversa, Cutolo, latitante, fosse passato da casa della madre in auto e avesse offerto alla donna 3 milioni. Forse per senso di colpa o per alleggerire la propria posizione. La donna, pur bisognosa, rispose: «Il sangue di mio marito non lo vendo». Mio fratello ha seguito da 20 anni, sto sempre dietro mio fratello. Ma comunque, Mio fratello è abituato a fare sempre delle cose belle e tuttora fa cose belle. che dicono? Come lo definiscono? Faccio detto già come lo definisci, che è un bravo guaglione perché sa sempre un bravo ragazzo, mio fratello ha sempre lavorato, poi è capitato questa disgrazia quando aveva 19 anni. Hanno messo la rinda, hanno dato l'ergastolo 12 anni, da quel poco di ergastolo e cose, insomma è cominciato a sé. Poi si è sparate con i carabinieri, poi va sul manicomio e tutta la tragedia di mio fratello è questa. Raffaele Cutolo, in quest'aula lei ha avuto la prima condanna, è così? 21 anni sono, ebbe l'ergastolo più 15 anni. E lei ha detto... Era un'ingiustizia perché poteva avere al massimo 13 anni, 14 anni, perché era un omicidio per legittima difesa. Su provocazione. E così hanno fatto crescere Raffaele Cutolo. Ecco, che significa hanno fatto crescere Raffaele Cutolo? Perché se io non subivo un'ingiustizia, no, oggi non stavo qui.